Benvenuti alla scuola di Mastro Livi. In questa puntata parleremo della pulizia e la manutenzione del rasoio a mano libera. Io in questo momento ho in mano il Grifo, che è un rasoio che ha sostituito l'ormai famoso grifetto. La lama è in acciaio inossidabile, pertanto come pulizia non è molto bisognosa di cura come un rasoio che ha la lama d'acciaio al carbonio, che è molto più facile che l'ossido l'attacca. Vediamo se il rasoio è sporco di sapone, di peli della barba. Basta passare la lama facendo attenzione al rubinetto sotto l'acqua calda e va via tutto il residuo del sapone e dei peli della barba che sono sulla lama. Poi va asciugato bene e anche all'interno del manico possiamo usare il pizzettino dell'asciugamano così, inserendolo dentro al manico e basta, ecco, basta fare questa manovra così e si pulisce anche all'interno, perché è legno assorbe. Ecco, come vi annunciavo prima, bisogna fare attenzione, perché se usiamo l'asciugamano di cotone, il cotone può essere dannoso per il filo del rasoio. Adesso vediamo il rasoio che è pronto per rasare, per la rasatura, e vediamo che taglia. Ecco, però se il filo passa sull'asciugamano, l'asciugamano toglie il filo al rasoio, perché il cotone io passo tranquillamente, eccolo, e andiamo a fare la prova e vediamo che non è più il taglio di prima. Ecco, però a questo punto occorre è necessario fare attenzione quando si passa l'asciugamano di cotone sulla lama per pulirla. È bene che il filo non passa direttamente sul cotone, ma tenendo l'asciugamano aderente al palmo della mano con le due dita pollice e indice, si parte dal dorso e si fa in maniera che la lama del rasoio vada verso il palmo, cioè in alto, così da non passare il cotone sul filo. Ecco, ora la prova che io ripristino il filo con la coramella, la parte abrasiva verde, eccola, e vediamo che il filo del rasoio torna nuovamente a funzionare. Ecco la pelle, il palmo della mano,
e vediamo che torna a tagliare come prima. Ecco, stiamo parlando sempre della pulizia generale del rasoio, lama e manico. Periodicamente è bene smontare la lama dal manico per una pulizia più accurata. Ecco, si fa con la chiavetta Torx che troverete acquistando il mio rasoio dentro la scatola. C'è in dotazione la chiave Torx, si svita così, ecco, poi all'interno tra il manico e la lama ci sono due piastrini di polietilene e come vediamo è facile che si raduna un po' la sporcizia sui piastrini. Si può usare un pezzetto di carta ovattina o carta igienica e fare questa manovra qua per una pulizia. Ecco, può essere anche il manico che è bagnato, in questo caso si utilizza un phon. E si procede nuovamente al montaggio della lama sul manico. Si inserisce la bussola, la vite, la femmina, ecco, così. Uno dei due piastrini si provvede a pulirli, sempre sulla carta. Ecco, è un'operazione molto semplice, però ci garantisce che non si annida la ruggine tra la lama e il manico, se specialmente la lama è di acciaio al carbonio. Il rasoio e torna nuovamente al suo posto la lama sul manico. Ecco, come vi ho annunciato prima, è necessario, se si tratta di un rasoio con la lama di acciaio al carbonio, proteggerla con un olio minerale se specialmente il rasoio non viene usato per un periodo di tempo. Ed è semplice. Ecco, si passa con il pennellino così la lama anche all'altezza del perno. È bene abbondare l'olio così, ecco, tutti e due i lati, poi un semplice passaggio con le dita per spandere l'olio uniformemente sulla lama, eccolo qua, ok. Ecco, a questo punto il rasoio con la lama al carbonio viene protetto e lo si può lasciare anche a lungo senza usarlo dentro il suo astuccio, che non c'è pericolo che l'ossido lo aggredisca. Ecco qua, voglio ringraziarvi per l'attenzione che avete prestato mentre vi ho
spiegato e fatto vedere la manutenzione e la pulizia del rasoio a mano libera. La prossima puntata o il prossimo episodio presenterò una particolarità sul mano libera, cioè un rasoio giapponese, il Kamisori. Nuovamente vi ringrazio e ciò che vi ho illustrato è per mantenere sempre il vostro rasoio a mano libera con un filo perfetto.